Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e oggi nel mio garage. Vi voglio fare conoscere una saldatrice multiprocesso, multifunzione, sinergica che ci permette di saldare con elettrodo, filo continuo animato, filo continuo utilizzando il gas e TIG. Il TIG però non lo proverò perché non ho l'argon, quindi è una prova che non potrò fare, ma vi farò vedere tutti gli altri tipi di saldatura. Questa è la Decapower Extramig 200 SIN. Appunto una saldatrice che ci permette, grazie a questo ampio display, di impostare diverse funzioni, cambiare diversi parametri, decidere per esempio lo spessore del cordone, oltre che l'amperaggio, insomma tantissime altre funzioni in base al tipo di saldatura che dobbiamo fare, ci permette di cambiare per esempio lo start e tante altre cose. Quindi ora vi farò vedere tutti i cordoni che sono riuscito ad ottenere perché già ho fatto le varie prove e ovviamente vi lascerò il link giù nel primo commento e nella descrizione. È una saldatrice che costa circa 450 euro. Effettivamente secondo me li vale perché per una saldatrice del genere 450 euro non sono tantissimi e anzi secondo me rientra fra le saldatrici economiche che ci consentono con una spesa limitata di ottenere dei buoni risultati. Adatta per il saldatore hobbista evoluto che vuole un macchinario completo e adatta anche per un'officina che vuole una saldatrice da poter trasportare senza troppi problemi, che comunque gli permette di ottenere tantissimi tipi di saldatura. Per esempio la saldatura a filo animato, che va bene anche per saldare all'esterno perché così non si disperde il gas e si può saldare su per giù come si salda con la saldatrice con il gas. Ma questa, ragazzi, state attenti a quello che sto per dirvi, riesce a saldare con il filo animato dando delle prestazioni molto simili a quelle che si ottengono per esempio con l'elettrodo. Zero formazione di pallini. Potreste anche scambiarla facilmente per una saldatura ottenuta con l'elettrodo o forse anche con il filo con il gas, quindi davvero un buon risultato. Saldature anche su lamiere sottili, insomma ragazzi, guardiamo quello che sono riuscito a ottenere. Prima vi farò vedere anche un rapido video dell'unboxing, una cosa velocissima, una descrizione rapida della saldatrice, del display e poi iniziamo subito a fare le prove. Cominciamo! E allora ragazzi, siamo pronti a fare le prime prove. Innanzitutto voglio farvi vedere la parte interna. È possibile utilizzare le bobine piccole da 1 kg oppure le bobine più grandi. Qua abbiamo un selettore che ci permette di utilizzare la saldatura standard oppure con un accessorio extra che prevede di utilizzare la bobina direttamente sulla pistola. Si chiama Spool Gun. Selezionando questa opzione potremo appunto utilizzare quell'accessorio. Questo invece è lo spingifilo, guardate, tutto in metallo, semplicissimo da utilizzare. Ovviamente abbiamo anche la rotella con la parte interna zigrinata che spinge ancora meglio il filo ed è possibile utilizzare sia filo animato che filo pieno, quindi con il gas. Quindi si inserisce, la stessa rotella si può ruotare in base al diametro del filo. Chiudiamo questa parte, solleviamo questa e quando premerò il tasto sulla torcia ovviamente il filo fuorirà dall'altra estremità. Tutto questo verrà segnalato anche dal display. Guardate questa icona, si vede il disegno del filo che avanza e contemporaneamente il filo fuoriesce. E ovviamente se utilizzeremo la saldatura a gas, oltre ad uscire il filo, uscirà anche il gas. Diamo anche un'occhiata quindi alla saldatrice per quanto riguarda le varie connessioni. Sulla parte bassa troviamo l'ingresso per la torcia, da cui passa il filo animato oppure il filo pieno e ovviamente anche i contatti elettrici. Questi invece sono i connettori per collegare sia la torcia dell'MMA che la pinza di massa. Vi ricordo che nel caso in cui si utilizzi il filo animato rispetto al filo con gas, in quel caso la polarità va invertita e per fare ciò va utilizzato questo connettore che va messo sul meno oppure sul più. Questa è la presa d'aria nella parte frontale. Adesso la saldatrice effettivamente è un poco più silenziosa rispetto a quando l'avevo appena accesa. Inizialmente facevo un piccolo rumorino, ma forse erano le ventole che si dovevano assestare. Nella parte posteriore troviamo appunto la ventola, il tasto d'accensione, l'ingresso del cavo di alimentazione e il collegamento per il tubo del gas. Guardiamo anche questa tabella che ci dice il ciclo di lavoro. Non vi farò la lettura di tutti i vari parametri, vi faccio semplicemente un'inquadratura, fate un fermo immagine e leggete tutte le informazioni, altrimenti staremmo davvero tantissimo tempo.
Nella parte superiore troviamo quest'ampia maniglia che ci permette di trasportarla con comodità. Sono presenti pure alcuni avvisi per quanto riguarda la sicurezza, sia sotto forma di simboli sull'impugnatura che sotto forma testuale su questa etichetta. Guardiamo velocemente qualche altra funzione di questo menu. Ovviamente è un display ricco di funzioni, quindi non posso farvele vedere tutte. Vi farò vedere quelle principali, quindi giriamo leggermente la saldatrice a favore di camera e allora abbiamo questo che serve a decidere quale tipo di saldatura utilizzare, quindi la saldatura a filo sia manuale che sinergica, la saldatura MMA e la saldatura a TIG. Per quanto riguarda la saldatura sinergica e la saldatura manuale è possibile utilizzare e scegliere diverse impostazioni che propone il menu. In questo caso, per esempio, siamo su sinergica, possiamo variare il tipo di gas, filo che utilizzeremo, quindi se è filo pieno oppure se è filo animato, in questo caso flux, eccetera. Possiamo scegliere dalla parte bassa se utilizzeremo argon più CO2, insomma diverse opportunità per personalizzare la saldatura. In questo caso utilizziamo la saldatura con filo continuo pieno più CO2. Invece per quanto riguarda la saldatura possiamo decidere solamente l'amperaggio, quindi ruotando questa rotellina, e possiamo decidere se attivare o meno per esempio l'anti-stick, l'hot start e qualche altra funzione, VRD che serve per l'umidità e tante altre funzioni che ovviamente sono personalizzabili in base a ciò che dobbiamo saldare, eccetera. Girando la rotellina possiamo in questo caso decidere l'hot start da un valore che va da 0 fino a 10 e man mano che cambiamo l'amperaggio da questa parte verrà riportato anche il diametro dell'elettrodo che dovremo utilizzare. Posso saldare elettrodi fino a 4 mm. Ma io utilizzerò la modalità sinergica facendo delle prove con il filo continuo pieno con gas. In questo caso possiamo fare diversi tipi di personalizzazione. Ad esempio, fra le varie opzioni possiamo anche decidere, in questo caso, l'induttanza. Possiamo anche decidere i flussi di gas, quindi quanto deve rimanere il gas acceso dopo la saldatura, prima della saldatura, e insomma tante voci che poi eventualmente anche nel manuale di istruzioni troverete. Abbiamo anche la possibilità di regolare però l'induttanza tramite questa rotella, quindi decidere lo spessore del cordone. Insomma, una macchina molto completa che adesso scopriremo, però ovviamente vi farò vedere solamente qualche saldatura, non posso fare tutte le prove che ci permette di fare questa macchina, quindi facciamo qualche cordone di saldatura per vedere come vengono a livello di pulizia e poi proviamo ad unire qualche pezzo. Ma innanzitutto voglio fare un cordone da questa parte e valutarlo assieme a voi. Sto impostando la macchina a 120 A. Maschera indossata, spero che mi sentiate bene e soprattutto spero che vediate bene quello che sto facendo. Piccolo cordoncino realizzato. Ragazzi, già mi piace tanto, ma voglio che lo vediate voi. Guardate, scusate se c'è poca illuminazione, comunque il cordone si vede, è venuto davvero molto bene. Allora, adesso proviamo ad unire qualche pezzo di ferro. Sono dei pezzi appena tagliati, non ho nemmeno fatto bisellatura né altro, quindi mettiamoli vicini e saldiamoli. Allora, sono andato un po' storto come sempre nelle mie saldature, vediamo però com'è venuto. Allora, anche questo a me piace tanto. Ora proviamo anche a saldare dalla parte opposta e in questo caso, siccome il cordone è un po' cicciottello, allora riduciamo, dato che abbiamo la possibilità, lo spessore dello stesso. Così dovrei avere più penetrazione, perché era impostato, dopo che avevo fatto vedere il menu, con un poca penetrazione, quindi è venuto molto ciccione. Anche lo spessore del metallo in questo caso è 3 mm, quindi impostiamolo correttamente. Vediamo se c'è differenza nel lavoro. E ovviamente la differenza c'è,
e si vede. Aspettiamo che raffreddi un pochettino e vi faccio vedere la saldatura che abbiamo appena ottenuto. Guardate il cordone, una saldatrice che salda davvero molto bene. Guardate che bellezza. Questo è il cordone ciccione e questo è il cordone più piatto. E allora adesso voglio fare la prova su questo pezzo di pedana di Vespa. Ricorderete, l'ho già utilizzata per fare le prove con un'altra saldatrice. E da questa parte purtroppo c'è questo pezzo che ci impedirà di vedere la penetrazione, perché quella volta, proprio per questo motivo, ho scelto di saldare da questa parte. Comunque riusciremo a capire se la saldatura riesce bene, quindi se si creano buchi eccetera, e per evitare comunque di fare dei buchi ho cercato di impostare la saldatrice nel migliore dei modi, quindi con minore penetrazione e impostando uno spessore di 0,7 mm. Vediamo se mi riesce e se riesco ad ottenere qualche buon risultato anche in questo caso. No, mi sa che devo regolare un pochettino meglio questa induttanza, quindi devo regolare un pochettino meglio questa penetrazione. Diminuiamola un pochettino, mettiamola a 5, perché adesso a 10 veniva un pochettino troppo grosso. Allora riproviamo. Ok, dai, ragazzi, anche in questo caso ancora è incandescente, si sta raffreddando, comunque si vede che il cordone è venuto bene. Dai, guardate, che ne dite? Penso che sia un buon risultato, considerando che io non sono un carrozziere. Allora proviamo da questa parte, sfruttiamo questa parte in cui non c'è nulla che ci impedisce di vedere la penetrazione e facciamo un piccolo cordoncino, accontentiamoci. Ok, piccolo mica tanto, dai, guardate, è passato perfettamente dalla parte opposta e anche da questa parte il risultato mi piace tantissimo, quindi anche sui materiali sottili riesce a dare dei buoni risultati, considerando che sicuramente chi lo fa per mestiere riuscirebbe ad avere una buona penetrazione, non come ho fatto io solo in una parte, ma su tutto il cordone. Bene, mettiamolo da parte e continuiamo. E allora fra poco faremo anche le saldature con l'elettrodo, ma prima voglio fare la prova anche con la saldatura con il filo però animato, quindi lo farò dalla parte opposta per evitare di contaminare e rovinare questo cordoncino, che guarderemo bene più tardi facendo un confronto, anche se da questa parte il metallo comunque è un pochettino più sporco, quindi non è pulito, non è stato smerigliato come da questa parte. Però comunque la formazione di pallini e altre situazioni che potrebbero rendere la saldatura brutta non verrebbero sicuramente influenzati da questa poca sporcizia che c'è sopra. Quindi metto l'altro guanto con la saldatrice impostata allo stesso modo, quindi 120 A, proviamo a fare il cordone da quest'altra parte. Ecco, stavo spingendo, invece il filo animato si tira, ho commesso un piccolo errore. Ricomincio quindi da questa parte. Non avanza più, per quale ragione? C'è qualcosa in questo gelo, ne ho usato uno vecchio che non lo fa scorrere. Va bene. Effettivamente è un po' vecchio e malandato. Ne prendo uno in condizioni un pochettino migliori. Allora ho messo un ugello nuovo, vediamo adesso se riusciamo a ottenere risultati migliori, almeno per quanto riguarda la saldatrice, perché l'ho pulito e ho visto che già il cordoncino che avevo fatto, anche se mezzo millimetro, comunque mi piace, quindi continuiamo qua a fianco.
Ok, va bene, ovviamente c'è un abisso tra la saldatura con il filo animato e la saldatura con il filo a gas, quindi puliamolo semplicemente con la spazzola, diamo una prima pulita. Ok, già mi piace. Togliamo tutta la scoria, perché vi ricordo che nella saldatura a filo animato si tira come l'elettrodo, si forma la scoria come l'elettrodo e poi va pulito esattamente come si fa con l'elettrodo. Anche in questo caso, ragazzi, pochissimi pallini contati, saranno 6 o 7 da questa parte e qualcuno da quest'altra parte, ma considerate che ci sono anche quelli che si sono formati quando la saldatura non mi è riuscita. Però il cordone è bello da questa parte ed è bellissimo da quest'altra parte. Qua purtroppo in garage per ora ho poco materiale per fare questi test, quindi proviamo in questo modo a dare 2 punti di saldatura e poi fare un cordoncino, sempre con filo animato, in questo caso da 0,9 con 120 ampere. Ok, togliamo il magnete, diamo una veloce spazzolata e proviamo a fare questo cordone. Ok, guardate anche qua, anche questo cordone per me è venuto bene, considerando che è filo animato. Peccato che non riesca a mettere bene a fuoco. Va bene, ora le guarderemo comunque da vicino, ecco, così si vede il riflesso sul cordone che ho appena realizzato. Ragazzi, non vorrei dire una cosa pazza, ma somiglia tantissimo ad una saldatura realizzata con il gas, pulita, senza formazione di pallini, insomma davvero un bell'aspetto. E ora finalmente siamo passati all'elettrodo. Proviamo a fare un cordone di saldatura su questi pezzi, vediamo pure che pulizia riusciamo ad ottenere. Avrei voluto unirli, però mi sono accorto che sono sporchi. Vabbè, dai, li uniamo da questa parte dove è tagliata, che c'è il segno della smerigliatrice, però comunque almeno è pulito. Facciamo semplicemente un paio di cordoni, in questo caso 60 ampere, per vedere innanzitutto come si avvia. Considerate che non ho inserito né hot start né nulla, quindi così come arriva direttamente è impostato MMA, e sto provando a fare questo cordone con un elettrodo da 2 mm. Vediamo. Ok, il pezzo si muove perché è leggero, proviamo tenendolo. Ok, mi fermo un po' prima, vedete è sporco, tant'è che prende fuoco. Purtroppo era un materiale che ho smerigliato, ma era pieno di una sostanza gommosa che non sono riuscito a togliere del tutto, si spalmava pure con il disco abrasivo. Comunque dai, alla fine il cordone, anche se ha una sorta di frittura sopra, sembra che sia venuto bene, e anche la partenza dell'innesco insomma non è stato male. Facciamo una prova su questo pezzo, anche se è un pezzo vecchio, però almeno è pulito, dai, non ricordavo di averlo da quella parte. Vediamo come si comporta provando a fare questo cordone qua. Ok, in questo caso è venuto meglio, almeno esteticamente ha un effetto migliore, ma lo scopriremo solo rimuovendo la scoria, quindi aspettiamo che raffreddano entrambi e poi vediamo il cordone che troviamo di sotto. Adesso proviamo a unire fra di loro questi due pezzi che avranno uno spessore da 8 mm circa. Vi ripeto, non c'è bisellatura, quindi per uno spessore così elevato sicuramente non avremo chissà quanta penetrazione. Ok, proviamo a fare questo cordone con l'elettrodo da 2,5.
Allora ragazzi, intanto è in fiamme, vediamo comunque. Ok, sì, sta fumando, purtroppo non è un materiale adatto. Comunque vediamo il cordone, vediamo come è riuscito. Continua a fumare e a sciogliersi ciò che c'era su questo materiale. Comunque vediamo se riesco a farvelo vedere. Anche con l'elettrodo da 2,5 siamo riusciti a saldare. Allora facciamo qualche altra prova. E allora ragazzi, facciamo una prova un pochettino più corretta. Faccio un cordone di saldatura qua dove già questi pezzi sono uniti, quindi dalla parte opposta. Seguirò questa linea e vediamo poi alla fine cosa riusciamo ad ottenere. Abbasso un pochettino però l'amperaggio perché è troppo alto, l'avevo regolato per quello spessore così elevato. Lo mettiamo a 85. Ok, adesso puliamo questo e guardiamo, effettivamente c'è un abisso tra questo cordone e quello che ho ottenuto poco fa. Aspetto che si raffreddi e poi vediamo il risultato un po' di tutti. E allora ve lo faccio vedere prima così con la scoria sopra. Adesso la rimuovo e vediamo il cordone che troviamo di sotto. Ragazzi, a me piace tantissimo. Con questa luce purtroppo non riesco a farvi vedere bene, ma adesso li mettiamo tutti assieme e li guardiamo da vicino. Diamo un'occhiata quindi a questi cordoni, sui materiali più spessi e su quelli più sottili, ma voglio farvi vedere per esempio la saldatura con il filo animato. Guardate, sembra quasi una saldatura ad elettrodo, molto pulita. Ovviamente c'è differenza, molta differenza con la saldatura realizzata sempre col filo ma con il gas, però è una bella saldatura, a me piace tanto. Spero di riuscire ora a fare delle buone inquadrature perché questa luce dà un po' di fastidio. Allora, questo è uno dei cordoni realizzato invece con il gas. Stessa cosa troviamo da questa parte, altro cordone realizzato sempre con il gas, uno un pochettino più cicciottello, l'altro invece un pochettino più piatto perché ho regolato la penetrazione. Questo è il pezzo maledetto in cui c'è questa sostanza che sinceramente non so cosa sia, è gommosa, comunque ormai si è sciolta e sarebbe anche difficile riuscire a capire di cosa si tratta, ma a noi non interessa, interessa vedere più che altro come sono venuti i cordoni. Anche in questo caso un risultato che a me piace, peccato per questi riflessi, ecco, così si riesce a vedere un po' meglio. E ora guardiamo anche quest'altro. Allora, questo sicuramente è riuscito molto meglio, quindi sempre con lo stesso elettrodo da 2,5 ma portandolo l'amperaggio a 85 ho ottenuto questo cordone centrale che effettivamente a me piace, è venuto bene, penso che ci sia stata una buona penetrazione, quindi anche in questo caso è andata bene. E questa invece è la lamiera. E allora da questa parte abbiamo questi due cordoncini, però purtroppo non si riesce a vedere perché da questa parte c'è questo spessore, quindi l'ho ripetuto da quest'altra parte. E ragazzi, la macchina mi ha permesso di praticare questo cordone senza sfondare, senza bucare nulla e secondo me anche con una buona penetrazione. Quindi sicuramente in mani esperte riuscirà ad unire due lamiere fra di loro senza nessun problema, con un risultato estetico di tutto il rispetto. E allora ragazzi, quindi cosa dire di questa saldatrice? Decapower Extramig 200 SIN. Avete visto che riesce a saldare con tutte le funzionalità che ci offre, tranne ovviamente il TIG, quello non posso provarlo per ora, ma avete visto soprattutto che i risultati che riusciamo ad ottenere sono buoni, sia sui materiali di un certo spessore che addirittura anche sul lamerino. Quindi per me è una saldatrice che funziona bene, che può andare bene sia per il saldatore evoluto, un hobbista evoluto che vuole una saldatrice completa che gli permetta di saldare con tutte le varie funzioni, che per una officina che vuole una saldatrice anche da trasportare con facilità, che però gli offre diversi sistemi di saldatura, quindi officine meccaniche eccetera. Non mi rimane quindi che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace cliccando qua giù sul pollicione all'insù, cliccate anche sulla campanella per attivare le notifiche dopo esservi iscritti e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!